Cari amici del canale, oggi mi trovo in provincia di Mantova e precisamente a Levata, un paesino qua nel Mantovano dove ragazzi c'è una piana di coltivazioni e che ve lo dico a fare? Luigi mi ha invitato a cena, la moglie simpaticissima mi ha preparato delle specialità locali e ragazzi io già a realizzare questo video vorrei invece dormire, però vediamo di riuscire a fare qualcosa di significativo. Perché sono qua ragazzi? Perché anche Luigi, come altri amici del canale, che fanno parte di questa playlist dedicata agli amici del canale, ha realizzato un impianto che è veramente significativo, è veramente appassionante per tutti voi che avete anche lo scambio sul posto. Qui state vedendo sulla mia destra quello che è l'impianto off-grid, cioè staccato dalla rete, che viene caricato come? Con i pannelli fotovoltaici e con lo scambio sul posto. Quindi Luigi ti faccio una domanda, quanto scambio sul posto hai? Io ho un impianto, intanto grazie Gianni, grazie per essere grazie venuto, a te perché per essere venuto qui a Mantova, che è molto distante tra l'altro, si vede che... L'ho fatto volentieri, vai Bene, tranquillo. grazie mille. L'impianto è un 9 kW, diviso in 3 settori da 3 kW. Io ho 6 kW per la mia famiglia e mia mamma ha un impianto da 3. Quindi sono 9 kg tutti gestiti nel mio garage. Perfetto, intanto ci tengo ragazzi a farvi un'inquadratura per farvi vedere lo scambio sul posto, così almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. Questo è l'impianto, vedete? Qui ci sono i due inverter scambio sul posto, più questo che è il terzo. Ci sono ovviamente tutti i box di magnetotermici, fusibili, eccetera. E questo è quello che il Luigi ha voluto realizzare in base alle vari finanziamenti eccetera. Scusate che metto la telecamera ancora in dima, eccoci qua. Allora Luigi, cos'è successo recentemente purtroppo anche qua? Questo è un impianto che ha 11 anni, è stato fatto nel 2012. Bene. 2012 ha sempre lavorato bene, avevo cambiato i 3 inverter perché purtroppo hanno una loro durata e l'impianto ha sempre funzionato bene. Quest'anno a Mantova è arrivata la grandine e di quella grossa, quindi 9 pannelli su 60, i miei sono pannelli un po' vecchi, no, 60 da 150 9 su 60 ti hanno ridotto di un 15%, esatto. E oltre la produzione. Esatto, quindi qui bisogna sistemare l'impianto, meno male che l'ho assicurato a assicurazione a parte, sì, in modo che sia l'impianto assicurato, non solo la casa. Sì. E questa è una cosa che dico sempre a tutti ragazzi, a volte provate, chiedete ai vostri amici assicuratori. Io ad esempio il mio impianto tutto assicurato, grandine, venti atmosferici, alluvione e quant'altro. Assicurare a volte è un costo aggiuntivo, però ci dà la serenità che quando si rompe qualcosa, lui ha 9 pannelli fracellati, praticamente l'assicurazione poi interviene ed è anche l'occasione, come vi diceva lui, per mettere i pannelli che sono di nuova tipologia e quant'altro. Certo, giusto, l'importante è che il valore nominale rimanga sempre quello. Sì. L'impianto da 3 kW per il GSE deve essere sempre un 3 kW, perché altrimenti noi prendiamo i soldi sugli incentivi. Ogni kilowatt ti pagano un incentivo di, nel mio caso, 30 cent X, e quindi chi vuol fare il furbo, aumentare la produzione, il GSE non lo permette, quindi impianti uguali al nominale che erano prima. Ecco, questo, grazie Luigi, è un dato molto importante. Allora, il punto è proprio questo. Su questo canale avete visto che non parlo di GSE, non parlo di normative, eccetera, se no dovrei aprire 3 canali paralleli. Però questa è l'occasione anche per avere qualche dritta da Luigi, che è un contrattualisticamente vincolato col GSE, sì. Quindi non si può fare modifiche sugli impianti scambio sul posto perché si è firmato un contratto che dà delle garanzie. Lui è stato uno dei, chiamiamoli non proprio i primi, ma uno dei primi, perché ancora prende, l'ha detto lui, non l'ho detto io, 30 centesimi al chilo, hai detto. Ma ragazzi, oggi il quarto contratto GSE. Quarto conto energia, chiamiamolo sì, così. esatto, quarto conto energia. E oggi invece si piglia 5-7 centesimi, lui ancora va bene. Però vedete che la durata di questo inverter è stata 11 anni. 11 anni, poi tutti e 3 sono arrivati a fine vita. Ecco, e a fine vita chi li ha pagati quelli nuovi? Li paga ovviamente chi ha l'impianto e ovviamente li puoi detrarre al 50%, però sono spese importanti che vanno sostenute per avere un impianto efficiente. Questo è il punto. A volte quando qualcuno che fa installazione, scambio sul posto e quant'altro provoca gli amici dell'off-grid dicendo qui però devi comprare tutte le cose eccetera, e anche di là ragazzi, perché di là scaduti gli 11 anni li ha dovuti pagare lui perché era fuori garanzia, certo. E quindi poi detratti al 50% ha avuto degli incentivi, ma
quando paghi una cosa tanto e lo detrai al 50, bisogna valutare se poi era meglio questa pagata da te, però non entriamo in questa, Sì. questa polemica. Luigi ha le idee molto chiare e tu sei un perito elettronico, un ingegnere, Agrario. cosa sei? Perito agrario. Sì, no. L'elettronica è un po' una passione che in parte mi hai fatto venire, mi hai aumentato seguendo i tuoi canali. Forse ce l'avevo già un po' in fase embrionale questa passione che Allora, a pranzo hai detto una cosa molto molto bella. Luigi mi ha detto, io da sempre amo l'elettronica ed ero lì come in un limbo, aspettando chissà cosa. Quando ho visto il tuo canale, mi hai fatto fare l'impianto. pian pianino dall'inizio dei video delle saldature, delle crimpature. E Luigi, questo è proprio lo scopo del canale, quello di provocare, incentivare, suggerire la produzione della propria energia elettrica. Tu l'hai fatto e adesso vogliamo entrare in tutti i dettagli. Ragazzi, fra 4 secondi vedremo tutti i dettagli, come un classico di questo canale, tramite il nostro amico del canale Luigi, su come si connette un impianto scambio sul posto con un off-grid, ovviamente senza andare a violare nessuna delle normative e delle contrattualistiche firmate, in modo che il sole produca la corrente che possa anche caricare quello che è il nostro off-grid. Tutti i dettagli, ragazzi, fra 4 secondi. Buona visione. Luigi, partiamo. Partiamo con la descrizione di quel che ho fatto. Ottimo. Ovviamente seguendo tutte le indicazioni di Gianni, che è una fonte di indicazione per tutti noi che proviamo a fare cose e poi studiando e vedendo bene come farle, vengono in sicurezza, migliorate, modificate, esatto. eccetera. Ed è quello che hai fatto tu. Sono rimasto entusiasmato, ragazzi, a fra 4 secondi. Ragazzi, ci siamo scambiati di posto perché ovviamente voglio che Luigi descriva quella che è la sua creazione. Intanto Luigi, qua vedo delle batterie, sono le 15 kWh della Mani. Della Mani, sì, comprate. Okay. Come ti trovi? Giusto un dettaglio per coloro che devono ancora decidere, comprare e fare. Io mi trovo molto bene, nel senso delle caratteristiche che dicevano sono rispettate, degli ampere. La durata è tutta da verificare, però insomma, le batterie prima di tutto non sbilanciano mai, sono sempre molto bilanciate. Fondamentale, questo è fondamentale. Il bilanciatore attivo lavora, ma io vedo che sono bilanciate al centesimo quasi, quindi anche a fine carica 55 volt. A fronte di grandi assorbimenti come si comportano? I grandi assorbimenti abbiamo dei cali di tensione che però vengono tenuti abbastanza. Adesso io la vedo qui e poi la vado a vedere anche sull'inverter. Sì, quindi lo guardi dallo shunt, lo guardi dall'inverter e c'è poca differenza. Ovviamente quando ci sono 3 kW di assorbimento, là ti dice un dato, qui ce n'è un altro. E questa è la differenza di tensione causata dal fatto 0,3, che... Sì. Esatto. 0,3 hai di differenza. 0,3 te lo vedi. Senti, un dettaglio, io vedo che hai messo delle lamelline qui oltre ai busbar. Voglio avvicinarmi con la telecamera, ragazzi, farò delle riprese anche un po' mobili. Qui ho visto Luigi che hai posizionato, eccoci qua, adesso sono con le immagini mobili. Qui ho visto che hai posizionato i busbar e ci sono delle lamelline qua. Sì, esatto, queste lamelline sono, si vede meglio, esatto, di un rame puro, levigato, sì, col foro perfetto. Questi hanno il foro perfetto, sopra c'è il foro ad asola, in modo che il contatto sia al 100%. Questa è un'ottima idea, Luigi. Allora Luigi, adesso vorrei che tu, visto che è tuo, me lo descrivessi partendo dalle batterie. Qui vediamo dei busbar, vediamo le connessioni, sì, fatte anche bene. I busbar li ho fatti io con una barra di rame e con le asole. Sei usato una 20x3? 20x3, 20 mm per 3 mm di spessore, e sotto abbiamo messo queste lamelle di congiunzione che hanno il foro perfetto e migliora la congiunzione sull'asola, sì, per questo che l'ho fatti. Dopodiché abbiamo il pacco batterie che, come tu hai insegnato sul canale, va compresso. Ho messo dei fogli di Teflon tra una batteria e l'altra. Ma Luigi, il Teflon costa. Sei uno che vende il Teflon? Sì, no, il Teflon l'ho trovato e ho detto fai il mio caso, quindi... ragazzi, non fateli di Teflon, questo è un lusso. Si possono fare anche di plastica. Esatto, è come averlo a Ferrari. Vabbè, esatto. Lui ha messo la Ferrari, vai Luigi. E il pacco batterie compresso. Le protezioni sono un fusibile da 500 A. Eccolo qua, lo voglio inquadrare. 500 A. 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 500
Questo è il classico ANL Megafuse, ok? Esatto. E da qui andiamo, vedo uno stacca batterie. Cosa hai usato? Staccabatterie nautico, che finora ho visto che non scalda mai, è molto robusto. Questo è E- importante, Luigi, perché sugli staccabatterie c'è sempre una controversia, scaldano, bruciano, eccetera. Una cosa ti chiedo, li hai mai staccati? Cioè hai mai staccato lo staccabatterie Sì, sì, sotto sì. carico? Sottocarico in effetti no, Bravo, grande carico, bravo, perché le operazioni su grande carico secondo me non si fanno. bravo. Vedi, gli ho Si fatto una stacca domanda. quando c'è Ragazzi, poco. questa non era una domanda calcolata, gli ho fatto una trappola. Quando staccate lo staccabatteria sempre senza carichi, perché sennò lui scintilla e fuori di scintillare internamente va a creare una sorta di bruciatura sulle piastre di rame, di ossido, che poi crea una carenza conduttiva. Ok, bravo Luigi. Poi cosa hai messo? Vedo il Poi BMS? abbiamo un BMS, prima c'è lo shunt che Sì. registra ovviamente la carica e il prelievo dalla Questo batteria. è quello che viene guidato da questo column meter. Quello meter a video ti dà la situazione sempre aggiornata. Sì. Ovviamente il negativo va direttamente all'inverter Ok. sulla sua linea portata da un tubo Sì. e il positivo che è Lo attaccato facciamo vedere qui canalina con inverter. Esatto. Ok, e questo è il classico bestione arancione, da 6 kW. 6 kg e 48 volt. Esatto. Perfetto. Mi spieghi intanto cos'è questo? Io lo so, ma dillo. Questo è diciamo quello che mi salva l'inverter secondo me, nel senso che lo puoi tarare a certi ampere, lui stacca tutto. Perfetto, quindi è un amperometro, un magnetotermico, chiamiamolo così. Magnetotermico da 0 a 63 ampere. Uno quando sa il prelievo che avrà il massimo della sua casa di solito, sono sui 3.500-4.500, dipende da quello che è ovviamente anche dall'inverter che hai, lo puoi tarare e lui ti stacca. In Perfetto, modo questo, che questo è un bel prodottino, che ragazzi ve lo inquadro bene così potete vedere cos'è. Lo mettiamo sotto il link del canale per coloro che sono interessati a questo magnetotermico programmabile. Luigi, adesso io mi sposterei sull'inverter perché anche gli amici del canale hanno visto che qua c'è una tabella di indicazioni che mi hai Sì. spiegato prima, però mi sembra anche interessante, vorrei che tu la spiegassi a tutti. Vai. Ecco, questa è una tabella che mi ricorda, a distanza anche di tempo, cosa serve l'inverter, cioè che servizi sono sotto inverter. E qui c'è tutta la lista dei servizi. Io ho cercato di mettere tutti i servizi della casa evitando gli spunti, evitando che ci siano sotto inverter tanti spunti, al limite che ce ne sia uno, come può essere il lavastoviglie, che anche lei ha un certo spunto, che ce ne sia uno come il condizionatore, che io tra l'altro ho due condizionatori, Sì. un quadrisplit e un condizionatore singolo. Perché- Quadrisplit l'ho visto fuori della insomma, marca Sì. famosa, molto buona, eccetera. Sì. Una cosa ti devo aggiungere, quando parli di spunti, la lavastoviglie non ha spunti Non ha spunti. alti, però ha consumi alti, Consumi quindi alti, tu hai esatto. messo non solo gli spunti, ma anche i consumi alti, quelle cose che un po' ti preoccupavano, Esatto. le hai volute mettere di là, e quelle le fai andare con lo scambio sul posto, che sarebbe la lista di sinistra, giusto? Esatto, queste sono rimaste sotto la rete. Allora, queste sono sotto rete. Che E sono lavatrice, asciugatrice, pozzo e vabbè, casette, Esatto. tutte le Il cose pozzo casate. è una cosa che sei obbligato a mettere, nel mio caso, sotto rete, perché Sì. lui attacca quando c'è bisogno. Ah, beh, C'è la certo. pompa da 1 kilowatt, Sì. ha uno spunto anche alto che ti può mettere in difficoltà Sì, il sì, tuo sì, normale prelievo di energia. Guarda, sono contento di aver seguito bene le indicazioni del canale, cioè tutte quelle cose strane come la saldatrice, Esatto. che la usi raramente, Sì. eccetera, e lì ti fa danni, teniamola Fa danni. fuori dal sistema Sì. off-grid. Tanto non è quello il consumo. Il consumo sono le cose che Le consumano cose per continue, ore, certo, anche a lavatrice un'ora, 1,2 kW, Esatto. certo. Bene, andiamo avanti a questo punto. Luigi, allora se mi sposto qua a destra vedo che hai messo queste palle antincendio che a me non piacciono, però voglio che tu me le descriva perché fa parte del tuo impianto. Ne hai messa una qua Sì, ne ho e messe una, due. e una di là, dal lato opposto. Eccola qui. Esatto. Allora, queste vabbè, hanno lo scopo di spegnere il fuoco. Tu perché hai Esatto. deciso di In metterlo? caso di incendio, queste hanno una miccia che le fa esplodere e la polvere spegne tutto. Quindi uno dice... Quali sono i pro e i contro? I pro sono che in caso di incendio la casa cerco di salvarla con queste palle che mi spengono tutto. I contro sono che mi rovina tutto quello che c'è intorno, perché l'elettronica con quella polvere finissima purtroppo
si rischia di rovinare tutto. Ci sono altri sistemi a CO2. Sì, quella che piace a me è CO2, Esatto. nel video, Che- nel canale faremo anche un video di questa tipologia. Questo è un primo cosa Sì, antincendio, sì, sì, che sì. può avere il difetto che ovviamente se scoppia non si sa poi Sì, 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 cosa tutte riesce a queste salvare. polveri che vanno a Esatto. schiumare, certo. Esatto. Vabbè, grazie anche di questa indicazione e ce n'è di tante tipologie, dopo vedremo qual è la più idonea per andare a fare il suo lavoro. Allora Luigi, adesso qua c'è una panoramica generale, vedo che ci sono dei dry contact qui a sinistra, ci sono dei caricabatterie 1 e 2, quello che presentai anche sul canale, Sì. qui c'è il BMS, allora tu hai scelto un BMS da 200 A, spiegami un attimo, come mai questa scelta e se funziona bene? Questo è un BMS da 200 A che su 50 volt è tanta roba. In effetti io non l'ho mai visto raffreddare con la sua ventola. Quindi non parte mai la ventolina? No, anche le alette qui di connessione su un prelievo di 3 kW per dire, anche per 20-30 minuti non scaldano. Perfetto. Quindi lui il suo lavoro finora l'ha sempre fatto molto bene. Tu mi avevi detto, questo la reputo una cosa importante, che avevi usato anche altri BMS non daily originali, avevi avuto qualche E problema. danno sempre qualche problemino, a volte si Sì. bloccano, devi farli ripartire. Questo qui sarò stato fortunato, in ogni caso Sì, ha sì. sempre funzionato molto bene. No, il concetto è quello di utilizzare alla fine prodotti originali e Esatto. costano quel 30, 40, 50 euro in più, ma Sì. durano nel tempo. Io Luigi vedo questo caricabatterie che tu hai migliorato con questa aletta di raffreddamento, Sì. poi vedo quest'altro che è quello che avevo presentato sul canale proprio per lo scambio sul posto, e anche questo l'hai migliorato con una bella aletta posteriore. Sì, esatto. Io sul Questi raffreddamento, da cosa sono pilotati? Dimmi tutto. questi sono pilotati da, diciamo, abbiamo questi due dry contact che fermano la carica quando si arriva alla tensione prestabilita 55 volt. 55 volt la carica viene stoppata. Questo stoppa il caricabatterie da 2 kW, Ok, questo mi stoppa il caricabatterie da 750. perfetto. Quindi tu hai due dry contact che pilotano i due caricabatterie. Allora Luigi, spiegami un po' il funzionamento. Qui arriviamo al punto chiave Sì. di questo video, cioè come abbiamo connesso questo impianto che abbiamo visto off-grid con tanto di ventoline, di trasformatori, di caricabatterie. Qui vedo anche che hai messo Un ATS. questo ATS che serve a scambiarti tra... Questo ATS scatta quando viene a mancare ovviamente la corrente dell'inverter, lui passa alla rete. Ah, ok, perfetto. E rete significa scambio sul posto. Esatto. Ok, allora spiegami un po' il funzionamento del dry contact e il passaggio della corrente dallo scambio sul posto per caricare le LiFePO 4 e Sì. utilizzarle di notte o quando vuoi tu. Esatto, le batterie iniziano a caricare quando? Quando c'è sole, quando c'è produzione di energia. Bene. Ho messo uno strumento che tra l'altro... Ecco, scusa, ti interrompo Luigi, qui parliamo adesso dello strumento chiave. Esatto. Descrivicelo bene e ci spostiamo direttamente sul bancone. Scusate un attimo. Eccoci qua. Allora, questo Questo è uno strumentino che tu hai già descritto molto bene sul tuo canale e io vedendo le caratteristiche ho detto questo fa per me. Nel senso che questo strumento ti può dare può essere è programmabile e tu lo puoi far partire ai watt che vuoi tu. ai watt che vuoi tu. Lui in questo caso parte quando l'impianto mi produce 900 watt su un settore, quindi per Sì. me sono 1800 da me, Sì. e si spegne quando va sotto i 700 watt per più di 4 minuti. Quindi gli è dato anche un delay, cioè 4 Esatto. minuti se passa una nuvola non tenerne conto, Sì. se invece è stabile la tensione che tu hai, i watt che tu hai stabilito, lui passa a scambio sul posto o passa a rete. Esatto, lui toglie il consenso e carica batterie. Perfetto. Anche di questo prodotto ragazzi c'è il link sul canale e l'ho messo. Questo fa Sì. parte di quel video che avevo fatto su come gestire lo scambio sul posto. Senza questo prodotto è difficile gestire un impianto che funziona già per fargli caricare le batterie. Devi andare con orologi, che puoi cambiargli diciamo, il tempo. È un po' difficile gestirlo perché il tempo non è detto che ci sia sempre il sole. Se passano le nuvole io rischio Certo. di caricare le batterie dalla rete, Chiaro, senza chiaro, i pannelli. Ok Luigi, allora lo strumentino che in base ai watt decide di passare a caricare le batterie Sì. oppure se i watt scendono lui si sgancia. Parlaci di questo meccanismo, vedo dei dry contact e dei son off. Esatto, i son off sono quelli che io da remoto posso
posso comandare e dare gli orari di carica, ad esempio, gli orari di carica dell'auto elettrica. Questi danno la possibilità di usare il remoto. Quindi col un'attivazione telefonino. manuale. Tu adesso hai Esatto. dato un'anticipazione, volevo fare la rivelazione dopo, invece lo Ok, facciamo. ok, va bene. Luigi ha anche l'auto elettrica, andiamo a vedere dopo come la sta gestendo. Allora, questi sono i sono-off, tu fai manualmente, attivati un'auto elettrica e quant'altro. Esatto. Quando io a questo della carica gli dico ok, può caricare, questi due teleruttori comandano i due caricabatterie. Ovviamente questo, se è attivato ma non c'è il consenso dello strumentino che abbiamo visto prima, non parte la carica. Perfetto, per farla breve tu decidi quando lo strumentino deve dare il consenso e se non c'è corrente, tipo la notte se non o c'è nuvoloso, sole, non parte. non Perfetto, parte. doppia, Esatto. doppia diciamo sicurezza in partenza. Esatto. Questi sono off, hanno un'uscita, ovviamente questi qui hanno un'uscita da 10 ampere, ma io ho preferito far fare il lavoro di carica sempre ai teleruttori, sono Sì. loro che portano la potenza, questi Ok. danno il consenso. Quindi quello pilota il interruttore. Esatto, tutti. La bobina del interruttore si attiva col sono off, eccetera. Anche a distanza, questi sono wifi? Anche a distanza, sono tutti wifi. Perfetto. Bene Luigi, io direi un impianto che a guardarlo così sembra pieno di roba, ma in realtà è molto molto sobrio, perché ci sono i sono-off qua che pilotano lo scambio sul posto per passare, dirottare le correnti attraverso i due caricabatterie 750 watt e 2000 watt, questo che lo vogliamo vedere anche sul frontale, è quello che presentai sul canale, vedete, questo molto molto bello, 2 kW. Ebbene, tutto questo serve a riempire le batterie, questo è lo scopo finale. Esatto. Che poi è utilizzato dall'inverter. Io vedo qua un quadro, me lo puoi descrivere, Luigi? Sì, questo è un quadretto che ha le spie visive che è sempre utile avere. Quando siete in garage è colpo d'occhio di quello che Sì. succede. Qui sono le due reti. La rete è quella dell'impianto 3 kW di mia mamma in questo caso, Sì. e questo è il mio impianto. Perfetto. Poi qui abbiamo, c'è un pozzetto perché qui siamo in un seminterrato, Sì. c'è un galleggiante. Ah, quindi ti fa da parte il galleggiante, se non parte vedo che c'è Esatto. un suono. Ci sono due pompe di sollevamento acqua, quando è vuoto è verde, quando segna rosso e suona partono le pompe, speriamo che Ottimo. riescano sempre a ruotarlo, altrimenti Certo. in questi tempi poi di alluvioni Sì, dove l'acqua non è mai viene bello, giù, non è mai bello, esatto. sì. Poi abbiamo queste due spie, queste riguardano l'auto elettrica. Si può caricare l'auto elettrica con la rete, che adesso è inserita, oppure si può caricare l'auto elettrica con l'inverter. Cioè l'off-grid. E pacco Perché, batteria. perché adesso hai scelto di caricare l'auto elettrica con lo scambio sul posto? Sì, adesso è di giorno, c'è un bel sole. La risposta era molto semplice, cioè gratis. L'auto si carica gratis, io Bene. cerco di caricarla sempre gratis, quello è il top per uno che Sì. vorrebbe usare l'energia come deve essere usata. Ci dici anche che auto hai comprato, Luigi? Dico la marca? Sì. Io ho un Opel Corsa. Ti trovi bene? L'Opel Corsa è un'ottima macchina secondo me finora, e anche delle recensioni, ha un 50 kW di batterie, Sì. si guida molto bene, ha un'autonomia di 300 d'estate di 350 km. Ti faccio una domanda perché poi andiamo a vederla direttamente. Tu la carichi sempre soltanto con l'off-grid? Di giorno con i pannelli, io lo carico con i pannelli. Direttamente con lo scambio sul posto? D'inverno l'auto elettrica ha qualche, diciamo, le batterie rendono un po' meno, Sì. c'è meno sole, quindi Certo. si va un po'. Fa un misto, esatto. eccetera. Perfetto, quindi tu avendo lo scambio sul posto non hai problemi, mantieni il tuo off-grid sempre carico, Sempre carico. lo carichi con lo scambio sul posto, ma in emergenza puoi anche utilizzare qualche kilowatt di questi 15 Esatto. kWh da buttare dentro lì. Esatto, si può caricare benissimo la macchina con questa batteria. Perfetto, qui. anche perché tu avendo fatto tutto a contattori, relè, e qui vedo anche l'ATS, scegli casa piuttosto Sì, che sì, inverter. cavi grossi che escono, che vanno fino Certo. all'auto. Ci occorrono cavi che sei sicuro che non scaldino, perché vabbè che questa Opel Corsa ha un caricabatteria da 1800 watt. Quindi casalingo, chiamiamolo Casalingo. così, non è esagerato, Non lo scalda attacchi mai. di notte e non vai a Esatto. rovinare niente, ok? Tagliasciugo 1800 watt e lei si carica. Perfetto. Occorre tempo. Sì, beh certo, Però- indubbiamente. Le auto stanno ferme anche 22 ore al giorno. Eh. Grande Luigi. Senti, che ne dici se andiamo a far vedere l'auto agli amici del canale con la Certo. sua semplice connessione che ti danno in Con la mia dotazione? wallbox. Con la tua wallbox di serie, ma anche descrivendo quel quadrettino simpatico Quadrettino, che hai sì. fatto semplice ma funzionale. Andiamo? Andiamo. Ok.
Ed eccoci qua Luigi sulla tua auto elettrica. Su questo canale lo sai che non mi piace fare marche, però qui l'abbiamo dovuta fare per andare a descrivere un prodotto specifico, cioè il tuo. A questo punto apricela, vogliamo vedere anche un attimino gli interni che sono sempre, insomma le macchine moderne sono sempre eleganti. Sì, qui dà anche lo stato di carica, sa cruscotto. Ah, quindi si vede, qui c'è un monitor radio sulla destra, navigatore immagino. Sì, questa l'Opel Corsa è uguale a quella a benzina. L'interno è interno identico. Uguale, non ha solo che va elettrico. Però solo che è full elettrico. Full elettrica. Allora, descrivici un attimo quest'auto. Quanti kilowattora ha di batteria? Ha un 50 kW che sono 43 disponibili. Quanti chilometri si fanno? 350 d'estate li fai tranquillamente. Non male. Tranquillamente li fai. Sì, Certo sì. che da 0 a 100 non si va mai a 0. Beh, chiaro, Una chiaro, macchina. chiaro. Però ha un'autonomia di 350 Velocità km. massima? È limitata a 160. Vabbè, quindi Ma spinge molto. Beh, In quindi- sport ha una spinta. Beh, sappiamo che un la po' coppia troppo. elettrica, la coppia Esatto, elettrica esatto. è sempre esagerata. Sì. Io direi, senza far troppa pubblicità, Sì. andiamo invece in quello che è il semplice Esatto. quadro che hai fatto, però molto molto carino. Qui abbiamo questa wall box, chiamiamola di serie. Di serie che ti dà l'Opel. Questo è un caricabatterie praticamente in AC che poi lui trasforma in DC. Sì. A 1800 watt di prelievo. Perfetto, quindi non è eccessivo, qualsiasi casa può andare bene. Qualsiasi casa non scalda, è un asciugo. Sì, Si può attaccare. Ovviamente io qui ho portato dei cavi un po' grandini, Sì. ho un 3x6 mm. ok, quindi esagerati, diciamo. Ma c'ho quasi 30 metri, insomma. Ah, quindi sulla lunghezza hai fatto Lunghezza benissimo, è bravo, meglio. bravo. Allora, descrivimi un attimo il quadro che hai fatto. Qui vedo la presa asciugo attaccata, qui c'è scritto rete, Rete, adesso è in funzione, in carica dalla rete. quindi dallo scambio sul posto. Esatto. Qui hai messo Perché siamo di giorno. Certo. Se uno alla sera ha batterie cariche, può switchare su un UPS e mettere la spina qui su UPS e col Perfetto. telefonino gli do il consenso tramite quei teleruttori che abbiamo Bene. visto e lui carica l'auto dall'inverter con la batteria. Quindi questa è una spina comandata su wifi a distanza. Sì. E tu gli dici, ok, l'ho messo su OPS, adesso le batterie cariche, non sto usando niente, perché non gli Butto un butto po' in dentro un macchina. paio di kilowatt in macchina? Esatto. Bravo, la scelta mi sembra gratuita e saggia. Sì, anche perché l'auto non è sempre da caricare, diciamo da portarla al 100%. Uno No, fa, no. 10 fa 30 km al giorno, alla sera gli dà un po' di kilowatt Sì, sì, e sì. alla fine ha sempre l'auto carica. Chiaro, la carichi una volta quando devi andare magari un Esatto. po' lontano, Esatto. se no ci butti dentro i tuoi 10 kW, 10 5, kilowatt, 7 sì. e magari se ne hai consumati in meno, quell'1-2 in più salgono fino ai 50. Salgono. Se poi durante il weekend uno che c'è il sole la riempi al 100%, ti fai quasi tutta settimana. Se uno Certo. ha una percorrenza, nel mio caso non esagerata, Sì, sì, sì. puoi fare anche tutta settimana con un'auto utilitaria. Questo è un po' un utilitario, non è Certo, che no vabbè, però cittadina, da ecco. quello che hai detto è anche simpatico perché 350 km Sì. fino a 160 diciamo di limite, anche se non si può andare in autostrada, e hai fatto questa serie di quadretti che è veramente molto significativo, quindi deviatore tra rete e UPS, abbiamo la presa automatizzata wifi che tu controlli a distanza per dare il consenso, quindi lì metti questo asciugo quando vuoi andare con il tuo off-grid, invece se la lasci Esatto. qua vai con lo scambio sul posto. Esatto. Direi un impianto molto semplice e fatto bene. Luigi, che ne dici? Passiamo ai saluti finali degli amici del canale? Sì. Riusciamo a convincere tua moglie a venire tra di noi perché è stata Sì, veramente facciamo cuoca un e padrona di casa d'eccellenza. Luigi, allora chiamiamo Stefania, dai. Sì, Stefania. Allora, Era un po' titubante, l'abbiamo dovuta convincere. Allora, innanzitutto, Stefania e Luigi, grazie a voi perché io sono venuto qua come al solito a divertirmi con gli amici del canale. Grazie a te, Gianni, che sei venuto fino a Mantova. Allora, Perché aspetta, non è poco, non è poco, difatti, però mi sono veramente divertito tanto. I chilometri non contano rispetto a quello che sta accadendo su questo canale. Un attimo di pausa perché voglio mettere sul cavalletto, voglio apparire a 3 dall'altra Giusto, parte. giusto. Ok, ragazzi, ci siamo spostati qui nel giardino di Luigi e Stefania, che ringrazio ancora perché sono stati veramente ospitali, eccetera. Ho Grazie a te, mangiato. Gianni, che sei venuto fino a Mantova con un viaggio lungo anche. E qui a soffrire il caldo nella Bassa Padana. E quindi io siamo sono in molto agosto, contento quindi- che sei venuto qui con noi. Io volevo chiedere una cosa. Sì. A Stefania, perché ragazzi, quando si parla di una famiglia ci sono tanti che consumano tanta corrente. Ora, tu cosa ne pensi dell'impianto che ha fatto tuo marito rispetto ai tuoi usi e ai consumi vari?
devo dire che prima di acquistare la macchina elettrica, Ecco, la lo sapevo. mia casa funzionava al 100%, nel senso che accendevo tutti i miei elettrodomestici e tutto funzionava. Adesso, Oggi invece ogni tanto- mi trovo che ma salta qui, ma cos'hai attaccato io? Cioè, cos'hai attaccato tu? Adesso questo va tagliato, ragazzi, no, lo lasciamo. E colgo l'occasione, Stefania ha ragione, cioè quando ho calcolato un impianto fotovoltaico, come nel video precedente a questo, dove ero in montagna a parlare proprio di come viene calcolato l'impianto fotovoltaico, sappiate che la famiglia è fatta di tanti componenti, c'è la moglie, i figli, eccetera. Tutti esigenti anche, con, Lo sapevo che mi andavo a rovinare. con televisioni, computer, ognuno il suo computer, aria fresca per tutti, quindi l'auto elettrica è un qualcosa in più che bisogna riuscire a farlo Allora, sono 1800 watt che quando attacchi consuma 1800 watt. per Ora, ore. ogni ora. Certo, quello sì. Ragazzi, Ragazzi, questa è l'occasione con questa chiacchierata familiare dove mi sono buttato in mezzo tra moglie e marito, eccetera, per capire esattamente, aiutarvi tutti a calcolare bene un impianto fotovoltaico. Stefania, penso che comunque la gratuità dell'impianto e il fatto di aver poi il genio Luigi che ha costruito tutto da solo, con la moglie che, ragazzi, mentre eravamo giù a registrare diceva ma il dry contact col teleruttore, ragazzi, ho detto ma l'ha fatto lei l'impianto o lui? Veramente, ragazzi, una famiglia fantastica, mi hanno ospitato alla grande e come dico sempre iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. ciao a tutti.